Sì, perché raccontavo che il motivo per il quale è così alto questa struttura è perché dopo esserci scervellati per anni, un anziano del paese mi ha raccontato che c'era l'allevamento dei bachi da seta, allevamento sempre in scala piccola, perché era un'attività che lasciavano alle donne. Qua non si scherzava, lavoravano dominati un po' da tutti, con i signori che erano prevalentemente a Venezia, perché era un po' da sfigati di stare qua, no? Cioè il signore vero andava a Venezia, faceva le feste, se la godeva e quindi stava tendenzialmente un po' lontano dalle sue terre e dai suoi lavoratori, che non venivano proprio considerati. Polenta e cipolle via e null'altro, non c'era la vicinanza che magari c'era in Toscana, quei signori che stavano vicino ai mezzadri, c'era più scambio, gli davano da mangiare anche meglio, cacciagione, frutta. Qui invece no, infatti c'è stato un dilagare della pellagra per secoli e secoli, ci sono proprio ricerche anche studi universitari, perché qua venivano trattati malissimo, non considerati. Questo rapporto col Signore così distante, quando poi si sono messi a mangiare carne, frutta e verdura, il Veneto è scoppiato nella bomba di adesso, per cui nell'economia di una volta tutto faceva brodo. Nella vigna non c'era solo la vigna, c'era una vigna, un ciliegio, un po' di frumento, l'orto, un'altra vigna, un albero di prugna, perché poi c'erano le vite maritate, che io infatti sto riproducendo. Ma dai. Sì, tutte le vigne qui avevano dentro i ciliegi soprattutto, i pruni, e era anche molto più bello perché tu ti trovavi in un giardino dove non avevi questa infilata che io soffro molto, questi vignetti moderni, solo vigna, tutte uguali, meccanizzabile. Quando andiamo a lavorare lì non lavoriamo mai tutto il vigneto, facciamo un giorno lì, poi cambiamo vigna, proprio per non dare questa sensazione di essere sempre nello stesso posto, ti sembra che non finisca mai sta vigna, viene un po' di angoscia, è tanta in salita, tanta in discesa. No, adesso noi lentamente cambieremo tutto a giropoggio, cioè a pergola che gira intorno alla collina, però è chiaro che sono opere che fai in una vita, non so nemmeno se la finirò io quest'opera qua. Qua stiamo distruggendo il mondo, ci mancano pochi anni alla fine del mondo, non c'è la minima sensibilità di niente, lo spreco continua. Siamo ancora qua che dicono dai, entro il 2035 dovremo proibire i glifosati. Entro il 2035? Entro dopodomani dobbiamo proibire i glifosati. Le soluzioni ci sono, le alternative ci sono, il modo di fare c'è. Io sono una delle micro aziende che può testimoniare che ce la si può fare, anzi ti viene molto meglio. E qua non c'è la minima sensibilità di capire che cosa abbiamo in mano, non hanno capito, sono solo soldi. Purtroppo ancora, non so se in Veneto o nella mia regione, tutta questa industria, appunto industria del vino, viene ancora interpretata come fonte di reddito. Poi a parole ti dicono il territorio, ma che territorio? Che in realtà lo inquini e lo devasti. Ma pensa che è proibito piantare alberi da frutta nel vigneto? È proibito, ti tolgono la DOC. Per cui finché il vino viene considerato una fonte di reddito e non un arricchimento del territorio, della cultura, del modo di vivere di una persona, e viene considerato nel nord Europa alcol, da noi soldi, non rimane più niente in quello che dovrebbe essere. Mio nonno avevano un po' di campi, però fondamentalmente era un imbottigliatore. E mio papà invece non vedeva futuro per questo tipo di lavoro e sognava la vita legata alla terra, di avvicinarsi alla terra stessa, per cui appena ha trovato l'occasione di questo luogo si è innamorato, si è separato dalla famiglia, ha venduto tutto e ha investito tutto qui. E io avevo 23 anni allora e poi niente, non riuscivo a dormire alla notte a pensare che si lavorava in questo modo. Non sapevo nemmeno cosa fosse la biodinamica, però è stata introdotta con un approccio convenzionale assolutamente al lavoro della vigna. Cioè si può cambiare, si può evolvere, io lo so cosa vuol dire prima e dopo, e anche cambiare la mentalità. Io sono partita in quarta e ho sbattuto contro un muro perché mio papà non se ne parlava proprio. Buongiorno! Eccolo qua. Allora?
Il film come va? Va bene, aspettavamo lei, protagonista. No, Secondo io sono tempo. ciclista per caso. Quando Maddalena ha deciso di passare a questo biodinamico, che per me era come dire, non so, andiamo nello spazio, io non sapevo niente e non so niente tuttora, No. perché tutti preparati, eccetera. Vabbè, allora io gli ho detto una cosa semplicissima: se tu fai un vino più buono, sono d'accordo. E assolutamente il vino è non più buono, straordinariamente più buono. Questi 10 anni, questa gavetta mi hanno permesso di studiare e dire ok, facciamo il vino con agricoltura biodinamica, non lo tocchiamo nemmeno, ma deve venire più buono di prima. Tutti mi chiedono qual è la differenza col biologico. Oltre a non inquinare, non usare prodotti di sintesi chimici, la biodinamica rigenera. Restituire vuol dire piantarci dentro molte essenze come sovescio che coltiviamo e manteniamo a lungo, io nemmeno le interro, e vuol dire mettere gli animali in vigna che riportano tutta una loro microbiologia, cercare di compensare, cercare di restituire ciò che abbiamo preso onde evitare l'impoverimento del terreno, perché questo qua è un mix di terra con il tufo, polvere di tufo, e proprio, senti che odore di pecora, è calcare, misto con un po' di argilla, ed è veramente una situazione unica. Il principio che ho usato io è quello di comfort e relax, nonché movimento. Allora mettiamo le cose in ordine. E avete visto il terreno nostro? Calcare e argilla. Cosa c'è qua? Calcare e argilla. Forse la faccio troppo lunga, ma qua bisogna parlare anche del senso spirituale, del posto dove viviamo, delle piante, dell'armonia, delle cose a cui uno dà fastidio sentire. Parlare, tanti danno fastidio, però in realtà ci sono, e la percezione là è forte quando poi arriva il risultato finale, cioè il vino, e non gli fai nulla, non lo tocchi, non hai se non condotto, custodito come un buon genitore. Quando Zeno dice tu lo sai perché facciamo l'ammarone? Perché la Corvina è stata in cazzo, se c'avevo un nebbiolo, cavolo che facevo l'ammarone. Certo, infatti c'ha ragionissimo. Lo confermi? Lo confermo, buon appetito, perché ragazzi noi passiamo 2 volte a raccogliere l'uva, abbiamo uno scarto, quando tu appassisci perdi il 50-60% del peso originale, per cui hai idea di quante bottiglie in meno. Il mistero è come mai il Barolo costi così tanto di più dell'Amarone, visto che comunque io qualche spiegazione ce l'ho, però vabbè. Ma adesso dai, parliamo di cose belle, guarda. Tanto ormai l'Amarone lo faccio, ma forse. Ma sta musica? Per le vigne. Ce l'hai tu il Ce l'ho io. trancino? E vi piace? Sì. Ma non dispiace. Beh, io preferirei un po' di Dire Straits, un po' di Iron Maiden, un po' di AC/DC, un po' di Deep Purple. Se proprio devo. Compromesso, scusami. Che musica preferisci? Io ultimamente sto ascoltando un po' di indie italiano, insomma, un po' di rap o anche, insomma, rock cantautorato.